Hola bestiole! Avevo promesso che sarei tornata con 2 video questa settimana e la promessa è stata mantenuta. Non mi scuserò per avere di nuovo la cornicina in testa perché io mi sono innamorata di questa cosa e quindi fuck yeah bitches. Pensavo l'altro giorno in metropolitana per l'appunto che effettivamente c'è una gamma vasta di persone a questo mondo. In questa gamma c'è una certa parte di popolazione che andrebbe semplicemente soppressa. Non ha ragione di essere, poiché diventa semplicemente incredibilmente fastidiosa. E ne ho stilato una lista, giusto perché non avevo niente di meglio da fare in metropolitana. Questa è la mia lista delle persone insopportabili. Numero 1. Le persone che lo vuoi un consiglio. Quelle persone che vogliono spassionatamente darti un consiglio che tu non vuoi. È quel genere di consiglio che tu sai già quando uno parte con lo vuoi un consiglio, tu sai già di non volerlo quel consiglio, altrimenti non ti chiederebbe se tu lo volessi. Generalmente le cose vanno così. Lo vuoi un consiglio? Dovresti smetterla di perdere tempo con i videogiochi se poi ti lamenti che procrastini un sacco le cose che devi fare e non concludi niente. Ma, cioè, è solo un consiglio, La categoria di persone numero 2. Le persone che parlano all'infinito e si lamentano che non parli. Io di mio sono una persona incredibilmente silenziosa. Sono una persona che se ne sta per gli affari suoi, vive la sua vita. È la merda? No, non è vero. Ma io sono una persona che generalmente non parla, infatti il mio problema con le persone è che a volte ci sono questi silenzi che per me non sono imbarazzanti, perché io sto bene nel silenzio, però si può cogliere come un oh mio Dio non abbiamo niente da dirci. E ci sono quelle persone che non smettono più di parlare perché devono dirti qualsiasi cosa, qualsiasi stronzata e si lamentano perché se poi ci pensi, guarda, l'altro giorno sono anche uscita con lui, però era una cosa insopportabile, cioè non la finiva più di lamentarsi, il film non gli piacevano gli hamburger e poi abbiamo anche parlato di politica e stavamo dicendo appunto che quel partito secondo noi non è molto serio perché se tu pensi che si possa anche creare qualcosa di utile per l'economia poi non ti puoi mettere a fare certi discorsi per quanto riguarda l'accettazione sociale oppure i clandestini o che ne so io e questo non so, non mi piaceva il modo in cui si atteggiava e non lo so, che cosa ne pensi? Madonna che noia, non stai dicendo niente. Poi aspetta, devo dirti che comunque l'altro giorno sono andata da mia nonna, mi ha fatto i tortellini con le zucchine e la ricotta e non so se ti piace la ricotta, ti piace la ricotta? Non lo so, vabbè, stavo dicendo che per l'appunto un'altra categoria di persone che probabilmente dovrebbero semplicemente venire sterminate dalla faccia della terra sono le vecchiette dal medico. Perché le vecchiette dal medico devono essere così giudicanti? Ho questa sensazione che siano là a dire tu non sei abbastanza vecchio per essere dal medico. Cioè, ti giudicano in base a quanto stai male, in quanto vecchio sei, e il fatto è che va là e chiedi tipo chi è l'ultimo e quando è che devi entrare tu, il fatto che tu abbia, non lo so, meno di 60 anni, ti preclude dal fatto di aver bisogno di andare dal medico. E non si capisce perché questa cosa. Rosalita, che cosa ci fa questa ragazza qua al medico? Io con l'artrite c'ho la bianca, mi sta distruggendo. Non dovrebbe nemmeno starci qua, Rosalita. Nel senso, ruba il posto alle persone che hanno veramente bisogno di andare dal medico. Dovrebbe essere vietato il medico a sotto di quelli di 62 anni. Quanti anni hai tu? 61, ottimo, 61. Questa gente qua ha tutta la vita davanti per lamentarsi delle proprie fastidiosità e delle malattie. Mamma mia, Rosalita, io proprio non capisco. Un'altra categoria che poverine non è colpa loro, è il loro lavoro. Però ragazzi, le commesse. Perché dovete scartavetrare così tanto la minchia? Io entro in un negozio, sono senza soldi, sto soffrendo, sto guardando qualcosa che vorrei tanto comprare, magari nemmeno, e vieni là, hai bisogno d'aiuto. Ciao, ti serve una mano? Guarda, quel prodotto lì è un prodotto fantastico, devo dirti, l'ho usato l'altro giorno e guarda, viene anche pochissimo, ma è utilissimo, ti restringe la pelle dei pori e ti fa questo e quello e quell'altro e poi addirittura se te lo metti sulla faccia te la fa brillare. Ti stanno addosso, ci sono quelle commesse che proprio devono starti attaccate, devono chiederti, devono farti comprare perché sì, è il loro lavoro, lo so, ma ragazzi, oh mio Dio, io se vado a fare shopping ho bisogno di relax e di tempo. E di poche interazioni umane. Un'altra categoria è una categoria che ha dei grossi problemi ed è la categoria chiamata anche spoiler viventi. Io non so quale sia il problema di queste persone che cercano in tutti i modi di non farti spoiler ma te li fanno lo stesso, rovinandoti completamente il piacere di guardare la serie televisiva. Yes, I'm talking about you. You know that. You know that. O chi ti spoilerà le morti dei personaggi con molta nonchalance. Ah sì, questo bla bla bla. Dando per scontato che o tu lo sapessi
o che non fosse così importante. Oppure il loro cervello non ha un filtro cervello-bocca. Un'altra categoria di persone che sinceramente faccio molta fatica a sopportare con il potere del karma e della meditazione sono le persone che pensano di avere sempre ragione. Perché siamo tutti d'accordo che non c'è niente di male in un dibattito, non c'è niente di male in una discussione, non c'è niente di male nel cercare di far valere le proprie opinioni. È diverso quando dai per scontato di avere ragione semplicemente perché sei tu. Della serie, non sto dicendo che hai sbagliato, ma chiaramente hai ragione io. Sono quel genere di persone che andrebbero prese, sbattacchiate contro un muro, rimesse a posto e poi la conversazione può continuare, poi la discussione può portare da qualche parte di utile, perché se una persona parte già dal presupposto che lei ha principalmente ragione, non vi è alcuna ragione di discutere, poiché non vi è una mediazione, non vi è uno scontro di opinioni, vi è semplicemente un... e la cosa si rivela inutile. Qualsiasi cosa dici, sarai sempre l'idiota del villaggio rispetto a quella persona. Oh sì. Il metodo migliore per sentirsi dei completi deficienti. Un'altra categoria di persone, alquanto annoying, è quel genere di persone che tu riguardi e ti insultano gratuitamente nel tentativo di farti un favore. Forse non hanno ben capito come devono calibrare le parole prima di farle uscire dalla propria bocca, ma torni dalla parrucchiera, che ne so, torni dalla parrucchiera un giorno con un nuovo taglio di capelli e generalmente la discussione che parte è questa. Sì, sono andata dalla parrucchiera, sono abbastanza contenta, mi piace questo nuovo taglio. No, stai... guarda, sembra che ti abbia scagazzato un piccione in testa. Quindi fossi in te, non lo so, andrei a farmi rimborsare i soldi, ma te lo dico solo perché sono tua amica, nel senso, veramente sembra che ti abbia scagazzato un piccione. L'ultima categoria di persone alquanto fastidiose, e in realtà non è l'ultima categoria perché c'è una lunga lista di persone fastidiose, e per questo vi chiederei di darmi una mano e scriverle qua sotto, giusto per riderci un po' sopra, perché alla fine non ce ne si può fare niente, li si accetta come sono, e amen, ciccia, poi sono fastidiosissima anch'io sicuramente per un sacco di altre cose, quindi ciccia, ma l'ultima categoria è per l'appunto la categoria delle persone che ti fissano. Che ne so, sei in metropolitana o sei seduta su una panchina e c'è questa persona che ha deciso che vuole fissarti e distruggerti. E questo era il video delle mie categorie delle persone detestabili, annoying, fastidiose, non lo so neanche io come chiamarle. In ogni caso sì. Due cose velocissime. Allora, prima cosa, è in processo di creazione finalmente il merchandising, cioè le magliette, le mie magliette del canale. Siccome il sito a cui ero appoggiata prima era particolarmente costoso, la cosa non mi andava a genio, sono riuscita a trovare un accordo con un altro sito che si sta occupando della creazione dei design e tutto quanto. Appena saprò qualcosa in più ve lo farò sapere. Sono emozionatissima per Milano. Ho appena finito di scrivere un cortometraggio, di conseguenza a breve uscirà anche sul canale se riuscirò a girarlo, insomma ci vorrà un po' di tempo, è un processo lungo. Penso che sia tutto. Grazie mille per aver guardato questo video, fatemi sapere le categorie delle persone detestabili, anzi potete anche dirmi che sono una persona detestabile, penso di essere una persona detestabile a volte. In caso ci vediamo presto e buia!